lo so, non è difficile capire di cosa parliamo oggi. Allora, dopo che vi ho presentato la mia collezione Philips, la mia collezione di Commodore PC, oggi vi faccio vedere la mia collezione di Macintosh. Attenzione, non dico Apple, dico Macintosh, perché è un po' un altro mondo. Collezione Apple la vedremo un'altra volta, con gli Apple IIc, Apple IIe, e anche nel mondo Macintosh io mi fermo a Mac, perché per me Mac, il vero Mac finisce quando, purtroppo, a metà anni 90, poco prima, l'Apple decide di dare in open source il proprio sistema operativo e nascono i cloni. Poi da lì si abbandona il disco SCSI e si introduce il disco IDE e quindi da lì per me non è più Mac. Quindi anche l'iMac, che nasce ovviamente con il ritorno di Steve Jobs, di cui abbiamo visto N video, sì è un Mac, però è un altro mondo. Mac per me è tutto ciò che nasce sul 68000 e volendo i primi PowerPC e con disco SCSI. Quello per me è il vero Mac. Sono un po' magari estremista in questo, ma io la vedo così. Allora, da dove partiamo? Partiamo dall'andare a accendere la luce perché me l'ero dimenticata, quindi mettiamo un po' di luce che è meglio. Allora, qui vedete esposte le macchine che ho e che ho raccolto negli anni, perché ognuna di esse mi rappresenta di fatto uno step evolutivo, uno step importante all'interno del mondo Mac. Quello che manca è il più importante, ovvero il 128 1984, o 128 o 512 o il primo Mega, quindi inizia a metà appunto anni 80, purtroppo non li ho, perché la mia collezione degli all-in-one purtroppo nasce con il Classic che è del 90. Quindi quello che servirebbe secondo me per avere una collezione decente è almeno un Mac Plus. Non ce l'ho, magari arriverà, non costa tantissimo perché un Mac Classic, perché un Mac Plus in ordine adesso circa costa quei 150-200 euro, però non ce l'ho e quindi mancherebbe. Quindi secondo me cosa ci deve essere in una collezione? Il primo, o perlomeno qualcosa di simile che si avvicina, l'ultimo all-in-one, perché il concetto di Steve Jobs era proprio quello di avere un all-in-one, quindi la sua mente aveva pensato a quello, e quindi l'ultimo. Poi ovviamente Mac nasce per lavorare nel mondo della grafica e della videocomposizione, quindi primo Mac a colori, e su quella linea l'ultimo, quindi quello meno performante e quello più performante. Poi Mac a un certo punto è entrato nelle case di tutti. Con cosa? Con dei prodotti low cost, gli LC. In ultimo, in sostituzione di quei Mac 2, sono nati i prodotti Quadra. E questo è, questa è un po' l'evoluzione. Centri 610, Quadra 610 e poi in ultimo sotto il primo PowerPC, perché nel 94 esce il primo PowerPC, quindi PowerPC 601 su 6100, su Mac 6100/66. Quindi primo PowerPC. Mancherebbe una macchina AV, 840V o 660V. Se no per il resto secondo me dall'84, a parte appunto che manca il 128, l'SE, ok, in company, al 94 questi rappresentano un po' i più. Ci sarebbero anche i Quadra 700, Mac 2C, CX, di Mac che sono nati veramente tanti. Però come rappresentatività secondo me ci siamo, anche se appunto un bel 840 AV farebbe un po' da tramite tra quello che è il Quadra 950, che è un grande tower, su mini tower e soprattutto sui prodotti AV che hanno i 16 bit. Bene, adesso li guardiamo uno ad uno. Una cosa, davanti ci sono delle tastiere, c'è un lettore CD, non c'è una tastiera fantastica di cui adesso vi metto la foto, magari averla. Comunque accetto donazioni.
Buona visione al resto del video. Dai. Allora, partiamo dal Mac 2. Primo Mac della storia ad avere i colori. Inizio 1987, monta 68020 a 16 MHz. Come RAM abbiamo un limite di 8 MB, ma a tutti gli effetti esiste un kit per portarlo fino a 20 MB. Ha il lettore floppy fino a 800K, la particolarità, oltre ovviamente ad avere i colori, risoluzione VGA, quindi 640x480, 256 colori con una tavolozza di 16 milioni di colori, scusate se poco, e che ha uscita SCSI, quindi l'hard disk interno e anche all'esterno si possono montare fino a 6 dispositivi SCSI in cascata. Utilizzato fondamentalmente per fare videoscrittura, videografica, quindi videomontaggi anche, nel limite delle sue prestazioni. Tant'è che la sua evoluzione, che è stato il 2X, è stato in poco soppiantato da quello che è il top di gamma. Quindi Mac 2 FX anno 90, quindi qui ci sono 3 anni di differenza, una macchina completamente diversa. Perché? Monta 68030 a 40 MHz, quindi alla faccia dei 16 iniziali, ma con il 68030 lavorano insieme altri due processori che sono i famosi 6502 dei primi Apple II, che lo aiutano nelle operazioni base. Quindi 6502 più 6502 più 68030 più 68882, perché ha anche il coprocessore matematico, lo rendono una macchina top. Costava anche 10 milioni di lire però nel 90. La particolarità comunque di questi Mac 2 è che sono modulari, perché hanno più slot NUVAS su cui installare schede video. Allora, mentre sul Mac 2 dicevo di serie veniva data una scheda VGA, su questo bestione era possibile montare una scheda 8.24 GC che faceva una risoluzione di 1150 pixel per, mi ricordo, lo scrivo qua sopra, sempre 256 colori, ma era anche possibile montarci altre schede che facessero milioni di colori, anche quella ne faceva milioni di colori calando un po' la risoluzione. Questa scheda qui, per esempio, con cui l'ho acquistato, è una Radius. Questa consentiva di gestire 1300 punti, sono su monitor da 20 pollici, perché una volta si viaggiava con i CRT da 20 pollici, spostarli, io ci ho lavorato, spostarli era un dramma, però consiglio di prendere tutti i fotomontaggi e videomontaggi possibili e immaginabili. Questo è proprio il top di gamma delle macchine Mac prima della serie quadra. Meglio di questo non c'è. L'unica particolarità di queste macchine è che si accendono e si spengono da tastiera, c'è un tasto di accensione laggiù in fondo, e spesso, purtroppo sui Mac 2, quel sistema di accensione e spegnimento della tastiera non funziona, e quindi spesso c'è la necessità di fare un bypass con un piccolo interruttorino dietro. Se guardate lo schema di come è fatto solo il sistema di accensione e spegnimento, fa paura. Vabbè, comunque bellissima macchina. Secondo me queste due qua sono un po' le più importanti nella collezione, sebbene ce ne siano tante di importanti, ma perché rappresentano il primo Mac a colori e il top dei Mac a colori, diciamo, di quando Macintosh si stava sviluppando. Cioè qui fate conto che siamo in 1990, quindi siamo in no contrasto, ma siamo in non dico conflitto, concorrenza all'epoca con l'Amiga 2000, con il 3000 stava uscendo, con l'IBM PS2, insomma con macchine molto molto importanti. Gli Atari ST magari un po' meno, ovviamente avevano altri costi, perché qui ripeto, qui ci sono 10 milioni di lire solo per il Mac. Bene, nel frattempo l'assistente se n'è andato, è un gatto, fa quello che vuole. Allora, intanto mi sono scordato di dire una cosa prima in merito all'audio. Allora, il Mac 2 FX di fatto esce quando esce l'Amiga 3000, no? E per fortuna sua
per sfortuna sua. L'audio è gestito a 8 bit, invece sugli Amiga è a 16. È anche vero che questo è espandibile con tutte le schede che si vuole. Quindi di fatto i 16 bit infatti dell'audio li troveremo solo quando arriverà il PowerPC qua sotto. Vabbè, facciamo una alla volta. Allora, partiamo dall'altro. Centris. Centris è la linea più bassa del Quadra, chiamata anche Performa, ma più alta come livello dei low cost. Apple farà abbastanza confusione all'epoca, tant'è che poi quello che è il Centris, Quadra scomparirà e verrà sostituito da appunto Performa. Insomma, una confusione di nomi pazzeschi, i modelli ce ne saranno tantissimi. Comunque sia, dal 90 diciamo fino al 93, quello che è il Quadra, dal 90, sì, insomma, inizio anni 90 a metà anni 90, quello che è il Quadra è il top di gamma che va a sostituire appunto il Mac 2. Il top, proprio il top, è il Quadra 950 che monta a 68040 con 66 MHz di clock e fino a 256 MB di RAM. Tower. A me non piace molto. A me piace di più il mini tower, l'800, 840V sarebbe il top, perché l'840V, tutte le macchine AV hanno, ma sono poche, l'840, il 660, poche, hanno di serie appunto la V, il connettore audio-video, appunto dove l'audio è a 16 bit, se no bisogna aspettare il Power Mac per avere appunto i 16 bit sulla linea audio. Scusate. Quindi, tornando a noi, 950, l'840 che è mini tower, bellissimo. Io ho il 610. Perché il 610? Anzitutto, sopra c'è un Centri 610, perché io avevo il Centri 610. È un Quadra 610 un po' sfigato, perché non ha un 68040 completo, ma un 68040 LC, quindi senza coprocessore matematico. Un po' più piccolo. Pazienza. Subito sotto c'è un Quadra 610, che era il top, diciamo, per le piccole aziende, quindi senza andare a comprare un Quadra 950 o un vecchio Quadra 700 che era su base Mac 2 CX, stesso case Mac 2 CI, la linea Quadra è più bella, insomma, come design è un po' più moderna. E quindi il Quadra 610 è il buon compromesso per tutti. Costava mi sembra sui 3 milioni e qualcosa. Monta 68040 completo di coprocessore a 25 MHz. La RAM sia sul Centri 610 che sul Quadra 610 è espandibile, va da 4 MB su piastra fino a 68 MB. Bella macchina. Sulla stessa linea, per quello li ho tutti e tre, hanno fatto anche il primo Power Mac, perché il primo Power Mac ad essere stato venduto nel 94 montava il PowerPC 601 ed è proprio questo, il 6100, 60 o 66 MHz di frequenza clock e memoria mi sembra espandibile fino a 170 MB, più o meno. Tutta un'altra macchina, comunque il sistema operativo ovviamente presenta la stessa user experience del vecchio OS, però ovviamente dietro c'è tutta un'altra tecnologia, anche se retrocompatibile con tutti i prodotti 68000, anche perché sennò avrebbe fatto un salto nel buio. Quindi 3 macchine legate appunto dalla forma, sostanzialmente. L'ultima però ovviamente è il Power Mac, è il bestione, appunto audio anche a 16 bit, lettore CD e così via. I primi lettori CD erano a Caddy, come vedete lì davanti, invece gli ultimi sono a vassoio integrato, quindi si apre il vassoio, appoggi e richiudi, e non a Caddy esterno. Scusate, mi sono scordato di dire una cosa. Se decidete di comprare un Power Mac, ricordatevi di acquistare anche questo cavo, perché su tutti i Mac è possibile montarci un classicissimo monitor VGA. C'è un adattatore da 15 euro, si trova anche su eBay. Ma se avete un Power Mac senza di questo, ci fate nulla, perché l'uscita classica di B15 è stata sostituita da questa che è gioie e dolori, come si usa sempre dire, anche perché
Questo cavetto, questo datatore, quando lo trovate, non è così semplice da trovare, costa almeno 100 euro, quindi rischiate di pagare quasi più l'adattatore di tutto il Power Mac. Però state attenti perché senza questo il Power Mac non lo vedete da nessunissima parte. E arriviamo finalmente agli LC. LC low cost, macchine per le case di tutti, quindi non più solo professionali come i famosi Mac 2, e soprattutto per le scuole, non molto espandibili. C'è uno slot PDS su cui si può montare una schedina in verticale, vi faccio vedere, ecco qua, questa qui si può montare, è tipo il Nubus ma non è uguale, una schedina che da verticale diventa orizzontale, da qui si può prendere l'uscita, classica per esempio per le reti, per i connettori token ring. Allora, il primo è l'LC 68020 a 16 MHz, piccoletto, però per le case bastava. Arriva l'anno 1990. Esce poi l'LC2 68030 a 16 MHz, poi, ed è questo. Poi esce, scusate, questo è l'LC4, questo è l'LC2. Li distinguete perché i primi LC, quindi linea 80 e anni 90, hanno una feritoia, vedete? Tipo anche Classic. Invece dal 93 mi sembra la feritoia sparisce, quindi l'LC4, il Classic Color, il Quadra non hanno più quella feritoia. Piccola modifica del design. Allora torniamo a noi. Avevamo detto LC1, quindi il primo LC, si chiama solo LC, non LC1, 68020 a 16 MHz. LC2 68030 a 16 MHz, LC3 68030 a 25 MHz, poi LC3 Plus 68030 a 33 MHz e poi comeback, torniamo più lenti. Fanno l'LC4 che torna a 25 MHz, però, udite udite, ci montano il 68040, ma mica quello bello, ci montano il 68040 LC, quello più sfigato, senza coprocessore, d'altronde è LC, è low cost. Vabbè, poi gli LC continuano, si chiamano anche Performance Company, ma attenzione, esistono degli LC, tipo il 5002 per esempio, che è un altro all-in-one, quindi gli all-in-one veri, cioè questi, che poi sono inclusi con questi, e poi sono diventati l'iMac, in realtà in mezzo c'è stato un periodo in cui veniva fatto proprio un altro tipo di, si chiama Performance 5002, non il 630 ma non mi ricordo l'altra sigla. Ragazzi, erano proprio brutti, non vi faccio neanche vedere le foto, ma se volete andateli a vedere. Cercate Macintosh 5002, io non ve lo pubblico, non mi piace. Vabbè, questo è l'LC. Una cosa che non vi ho detto, però qua davanti, come avrete visto in un altro mio video, legato alle reti, tutti i Mac sono collegabili con delle scatoline tipo queste, e con un cavo tipo un dopino telefonico oppure un cavo seriale, tutti di serie, e tutti di serie nel macOS hanno il software per la condivisione file, condivisione della stampante, condivisione, insomma, la rete a tutti gli effetti. Costano di più Mac, però obiettivamente basta attaccare un cavo e avete già tutto. Andatevi a vedere il video che vi ho appena fatto vedere, perché secondo me qualche valore aggiunto ve lo dà. Bene, abbiamo visto gli LC, andiamo avanti. Come dicevo all'inizio, non ho un 128, un 512, un mega, non ho il plus, non ho le 6, non ho le 630. Vabbè, nella collezione servirebbe, vi dico, almeno un plus, però vabbè. Questo mi è stato regalato da un amico, Sergio, questo mi è stato regalato da un amico, Marco. Ho fatto già 2 video su questi, Classic Color, per delle riparazioni. Allora, quando è uscito il Classic era un po' anacronistico, montava ancora, era il 90, montava ancora il 68000 a 8 MHz. Serviva per le scuole, però era una macchina veramente troppo piccola,
tant'è che subito dopo un annetto, è uscito il suo sostituto, che è il Classic 2 68030, infatti aveva sostituito l'SE30, a 16 MHz, un'altra macchina, espandibile come RAM da 4 fino a 10 megabyte. Una macchina piccolina, monitor 9 pollici in bianco e nero, scala di grigio, un po' limitata nel suo essere, però sempre disco SCSI, quindi comunque costosetta. Poi arriviamo a questa macchina che non può mancare in una collezione, secondo me, perché è vero che adesso costa tanti soldi, ma a tutti gli effetti rappresenta il canto del cigno degli all-in-one, prima degli Mac. E quindi rappresenta la massima espressione di quello che era il pensiero di Steve Jobs dell'84. Questa monta come Classic 2 un 68030 a 16 MHz, ma qui c'è uno schermo CRT 10 pollici, Sony a colori, per le risoluzioni ve le scrivo qua sopra, ed è la prima volta che in 10 anni, perché dall'84 a metà anni 90 sono 10 anni, è cambiata anche la forma degli all-in-one. Di fatto il Classic è più o meno come Plus, come forma, cambia un po' qualche linea, qualche piccolo dettaglio, anche un po' il colore, ma a tutti gli effetti la forma è sempre quella. Invece qui abbiamo proprio una rivoluzione stilistica, secondo me stupendo. Questo non può mancare in una collezione di Mac, proprio perché è il canto del cigno di quello che era il pensiero di Steve Jobs. E io la vedo così. Bene, andiamo a quello che piace a me, cioè il 2SI. Allora, per parlare dell'SI, eccolo qua, l'ho spostato di qua perché era di lato e non lo si vedeva. Perché è bello? Non so, perché è compatto, questa linea così semplice. Perché è semplice? Monta 68030 a 20 MHz. Non ha il coprocessore matematico, però, come dicevo prima per gli LC, è possibile montarlo su una schedina, adesso vi faccio vedere, su una schedina aggiuntiva su slot. Gli slot dei Mac sono o il LUVAS o l'LDS, di fatto dipende dal Mac. Comunque su queste connessioni hanno di fatto creato il mondo, dalle schede di rete a schede video a n cose, ma quasi su tutte ci sono i coprocessori matematici già preinstallati, quindi abbiamo la possibilità con poco di avere anche un valore aggiunto. Disco SCSI, ovviamente il lettore da 1,44, solo i primi avevano un lettore da 800, tutti gli altri avevano un lettore da 1,44. Fate attenzione, ovviamente i lettori non sono quelli dei PC, il formato del floppy è differente perché è un po' complicata da spiegare, però di fatto cambia la velocità di rotazione del disco in base a quanto la testina sta scrivendo vicino al centro o all'esterno. Vabbè, detto questo, a me piace il 2.6. Ne avevo un altro, si è guastato e ho preso questo, perché il problema classico dei 2.6, ve lo dico, è l'alimentatore. L'alimentatore ha sia condensatori classici elettrolitici, sia condensatori SMD, e molte volte gli SMD ovviamente fanno i loro danni. Su tutte queste macchine post anni 90, quindi a parte i primi due, a parte Mac 2, scusate, hanno tutte tecnologie SMD nella costruzione, quindi la prima cosa da fare su tutti è un bel recap per togliere quei fantastici SMD che spesso non ci fanno dormire la notte. Fare un recap non è costoso, nel video dell'Amiga 1200 vi faccio anche vedere come fare effettivamente un recap sui condensatori SMD, ve lo consiglio perché sennò fanno molti danni. Ecco, questo è quanto. Io ho messo anche 2 esemplari di mouse, mi mancherebbe il mouse del Plus che è tendenzialmente simile a quello dell'Apple 2. Sto guardando là perché ce l'ho là,
però ormai non mi alzo. E quindi, ecco, insomma, questa è la mia collezione. Ci sarebbero anche dei Quadra 700, dei Mac 2CX, Mac 2C, ce ne sono di modelli Macintosh ne ha fatti tantissimi, proprio perché puntava sia a low cost sia a macchine molto professionali e anche molto alle scuole. In America ovviamente le scuole avevano tutti i Mac, in Italia no, perché costavano troppo, come sempre. Però ecco, quello che dico io della collezione è fondamentale avere, secondo me, il primo e l'ultimo dei Mac 2, è fondamentale avere il primo PowerPC, fondamentale avere il primo e l'ultimo, anche se il primo è difficile, all-in-one, fondamentale, sempre fondamentale, se poi si può dire fondamentale, perché se è una collezione ovviamente parlare di fondamentale in una passione non è neanche corretto, comunque sarebbe bello, ecco, avere l'LC, perché primo low cost, e poi fondamentalmente sarebbe bello avere un AV, una macchina AV, cioè della serie, se io dessi via il Quadra 610, per esempio, per comprare un 660 AV, ne sarei ben felice. Va bene, questo è quanto, spero vi sia piaciuto, vi ho fatto una carrellata un po' lunghetta perché il video è lungo su quelli che sono i prodotti Mac, secondo me importanti, degli anni 84, 93, 94. Dopo iniziano gli IDE e per me non sono più Mac, scusate. Va bene, se vi è piaciuto il video, ovviamente iscrivetevi al canale, scrivete un bel mi piace e fate pubblicità al canale stesso. Ciao e grazie. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale Retro Computing Nord-Est. Premete sul simbolo della campanella per essere sempre aggiornati. E se vi è piaciuto selezionate un bel mi piace. Grazie a tutti.